Bentornati a tutti su BMaker Electronics. Oggi andiamo a vedere come funziona questo tastierino a matrice 4x4. Potete vedere numeri e a un fianco delle lettere. È possibile acquistare questa matrice solamente con i numeri. Adesso andiamo a vedere come è fatto internamente, c'è un piccolo schema sul quaderno. Poi faremo qualche progettino con Arduino per vedere come funziona e incominciamo subito. Allora, questo è lo schema. Allora, il tastierino 4x4, quindi ha 16 tasti, ha 4 righe e 4 colonne. Ma invece di avere 16 contatti, 16 fili, ne ha solo 8. 4 per le righe e 4 per le colonne. Infatti qua ho fatto un piccolo schema. Troviamo sulla destra il numero 1 riportato qua numero 1, che va sulla riga numero 4, la colonna numero 4, la colonna numero 3 va al 2, la colonna numero 2 va al 3, la colonna numero 1 va al 4. E la stessa cosa per le righe. La prima riga potete vedere che va all'8, la seconda al 7, la terza al 6, la quarta al quinto. Allora, ho preso il tester, messo in modalità provadiri e circuito per vedere se infatti si sente il suono, e andiamo a vedere i contatti sul tastierino. Allora, la prima colonna, questa di sinistra, rappresenta il numero 4, quindi dobbiamo mettere il puntale sul 4. 1, 2, 3, 4. La prima riga corrisponde al numero 8. Andiamo a mettere il puntale all'8. Quindi ho messo 8 e 4. Adesso se io premo il tasto 1 si cortocircuita, si cortocircuita la colonna e il rigo dell'1. Dovrebbe, ecco qua, suona. Quindi chiudiamo il contatto sull'1. Se vogliamo sul 2 dobbiamo spostare la colonna numero 3. Quindi spostiamo al 3 il puntale del test, premiamo il 2 e difatti troviamo un bip. Facciamo un ultimo esempio. Per esempio, se vogliamo il numero 9 dobbiamo mettere il puntale sul 2 e sulla riga numero 3 che corrisponde al 6. Ecco qua. Premiamo 9 e troviamo il test che ci indica la chiusura. Adesso non fa tanto contatto, comunque ecco qua, suona. Adesso andiamo a fare un piccolo schema con Arduino e andremo a visualizzare sul serial monitor i tasti che premiamo su questo tastierino. Ho preparato lo schema. Questo utilizzeremo un Arduino 1 e la matrice 4x4. Andremo a collegare il pin 5 all'1, poi via dicendo 6, 7, 8, 9, 10 fino al 12 all'8. Ok, andiamo sul banco e realizziamo tutto il circuito. Ho realizzato il circuito come da schema, collegato il pin 1 al pin 5 di Arduino fino al pin 12 al pin 8 del tastierino. Vi ricordo di utilizzare un Arduino 1, non un Arduino R4 Wi-Fi, perché può dare problemi. Quindi vi consiglio un Arduino 1 o Nano.
Apriamo Arduino IDE e cominciamo a scrivere il codice. Per prima cosa includiamo la libreria KeyPad. Se non l'avete, andate su Sketch, include libreria, Manage Library e scrivete KeyPad. Qua io già ho installato, voi fate installa. Togliamo la libreria, andiamo a definire numeri di righe e di colonne, mettiamo uno spazio, creiamo due variabili di tipo byte per occupare meno spazio, lo chiamiamo numero di righe uguale 4 e numero di colonne uguale 4, quindi avremo R1, R2, R3, R4, riga 1, R2, R3, R4 e la colonna C1, C2, C3 e C4. E andiamo a creare, mettiamo uno spazio, un array di tipo char, la chiamiamo tasti e andiamo a definire numero di righe e numero di colonne, dove associamo ogni riga, ogni colonna un char, carattere 1, 2, 3, così da poterli richiamare in un secondo momento. Abbiamo 1, 2, 3, 4 esattamente a disposizione che abbiamo sulla matrice. Andiamo a definire i pin che abbiamo collegato dal tastierino ad Arduino. Abbiamo il numero di colonne 5, 6, 7, 8, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 della matrice. Questi sono i pin di Arduino e le righe 9, 10, 11 e 12, quindi riga 1 a riga R4. Andiamo a creare anche un oggetto di tipo tastiera per gestire i tasti che andremo a premere. Passiamo nel setup, questo lo possiamo cancellare e andiamo a definire serie begin 2006 per leggere i dati sulla porta seriale. Poi mettiamo un messaggio iniziale che stampa sul serial monitor, tastierino 4x4 pronto, premi un tasto. Passiamo nel loop, cancelliamo, zoom un attimo così si vede ancora meglio e inseriamo char tasto, tastiera jet key, che fa parte della libreria per leggere il tastierino, che ci darà il tasto premuto. Infine andiamo a inserire un if per scrivere il tasto che abbiamo premuto. Quindi se if tasto è diverso da no key, quindi da non premuto, ci stampa sullo schermo hai premuto seria print ln su una nuova riga il tasto che sarebbe, se lo selezioniamo, questo qua, che ci darà dalla libreria del KeyPad. Ok, andiamo a trasferire questo è tutto il codice, andiamo a trasferirlo su Arduino e vediamo se funziona. Andiamo a collegare Arduino al computer. Ok, selezioniamo, ecco qua, Arduino 1 COM6, verifichiamo il codice che non ci sono errori. Ok, nessun errore, mandiamo, facciamo upload, andiamo sulla scheda. Si sta programmando, non sono riuscito a vedere i LED che lampeggiano, pare che abbia finito. Sulla destra apriamo serial monitor. Ok, ci dice, aspettate che zoom un attimo, ci dice tastierino 4x4 premi un tasto, esattamente quello che abbiamo scritto.
proviamo a premere il tasto numero 1, ci ha stampato D. Abbiamo commesso qualche errore. Sta all'incontrario. Ok, gli diamo una sistemata in diretta. Allora, questo è il tasto D, quindi è da quest'altra parte. Quindi cambiamo questa posizione qua, mettiamo 8, 7, 6 e 5. Ho cambiato i numeri delle righe delle colonne, li mandiamo su Arduino, vediamo un po' se funziona. Puliamo tutto, premiamo 1, no, è invertito, però le colonne rispondono bene, quindi cambiamo anche qua, facciamo 12, 11, 10 e 9. Abbiamo messo tutto all'incontrario, anche le righe, e rimandiamo su Arduino. Serial monitor, puliamo, premiamo 1, 1 c'è, 2 c'è, 3 c'è, A, 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C, asterisco, 0, cancelletto, D. Ok, funziona tutto perfettamente. Prendiamo una breadboard, mettiamo qua, sposto, e andiamo a collegare un diodo LED. Il più lungo è l'anodo. Mettiamo sulla breadboard, inseriamo anche una resistenza, io questo è 1 da 1 K sul catodo, mettiamolo così e andiamo a collegare la resistenza sul pin GND di Arduino e colleghiamo l'anodo del LED. Andiamo a utilizzare il pin 13 dove è collegato anche il LED interno su Arduino, così. Guarda che ho collegato bene, sì. E adesso andiamo a fare una piccola, aggiungiamo il LED al codice, puliamo sotto, ingrandiamo, andiamo a inserire nel setup, facciamo così, inseriamo, sportiamo tutto la stessa riga che si vede meglio. Allora, ho impostato il pin 13 come uscita output e lo inizializziamo digital write basso, quindi spento, e andiamo a inserire nel loop esattamente dentro questo if, un altro if che ci permette di leggere il tasto, quindi se il tasto A viene premuto, di accendere di andare alto il pin 13, quindi accendiamo il LED, se no altrimenti rimane spento. Ok, mandiamo su Arduino e vediamo se funziona. Compilando, download, il LED 13 è lampeggiato, quindi puliamo il serial monitor, premiamo un tasto, premiamo il 5, stampa il 5, premiamo il 6, stampa il 6. Adesso se premo A si dovrebbe accendere il LED, si accende, premendo un altro numero si spegne. Premiamo A, accendiamo il LED.
al posto del LED possiamo aggiungere altre, tipo un relay, possiamo aggiungere una serratura, attivare qualsiasi cosa ci viene in mente. Abbiamo visto come collegare e come è fatto questa matrice 4x4 a tasti per collegarlo ad Arduino. Potete realizzare moltissimi progetti, potete realizzare un codice segreto per far scattare una serratura, per che ne so, attivare un relay per accendere un motore, un LED, una lampadina. Potete realizzare qualsiasi progetto vi viene in mente. Se avete qualche idea o qualche progetto che avete realizzato potete scrivere sotto nei commenti. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima.